Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Spero che la vostra giornata stia andando alla grande, perché oggi abbiamo una storia che vi lascerà senza fiato, qualcosa che nessuno, davvero nessuno, si aspettava. Lo avete visto dal titolo. Parleremo di come le vite di Bararduk ed Elçin Sangu abbiano preso una piega che ha zittito anche le chiacchiere più audaci. Preparatevi, perché ciò che stiamo per raccontare non è il solito pettegolezzo, ma una vicenda che scava sotto la superficie perfetta a cui ci eravamo tutti abituati. E prima di entrare nel vivo, se non l'avete ancora fatto, cliccate sul tasto rosso e attivate la campanella. Qui su Stelle Turche Rivelate vi aspettano sorprese, retroscena e storie che non trovate altrove. Parliamo di loro, di Bar ed Elçin. Per chi non li conoscesse, erano la coppia del momento, quella che molti guardavano con un misto di ammirazione e invidia. O almeno, così appariva. Li vedevamo sorridere ai photocall, abbracciarsi sui tappeti rossi, rubarsi sguardi complici nelle interviste. Le loro pagine social erano una passerella di viaggi da sogno, cene a lume di candela e tramonti degni di un film avevano tutto, o così sembrava. Successi professionali, un'intesa che pareva incrollabile, e un futuro che il pubblico immaginava già scandito da fiori d'arancio. Le voci su un matrimonio imminente si rincorrevano ovunque, e in molti aspettavano solo la data ufficiale per festeggiare l'incoronazione della coppia ideale. Lui, Bar, attore amatissimo, riservato ma magnetico, con quella determinazione che lo ha portato dalle prime audizioni alle serie che macinano ascolti record e ai brand che fanno a gara per averlo. Lei, Elçin, attrice di talento con una sensibilità elegante, capace di passare dalla commedia alla drammaticità in un battito di ciglia, attenta alle scelte, al ritmo del proprio percorso, alla qualità più che al clamore. Insieme sembravano un equilibrio perfetto, pragmatismo e poesia, concretezza e ispirazione. Ma lo sappiamo bene, spesso, appena spegni la luce delle telecamere, la realtà mostra sfumature che nessuno ha voglia di guardare. E questa storia lo dimostra. Prima ancora della scossa, c'erano piccoli segnali, dettagli impercettibili per molti ma impossibili da ignorare per chi li seguiva con attenzione. Le foto insieme si facevano più rare. Le didascalie, una volta sature di riferimenti reciproci, si accorciavano, si raffreddavano. Quelle stories spontanee, rubate alla quotidianità, sembravano improvvisamente impostate, quasi doverose. Qualcuno ha attribuito tutto agli impegni, alle riprese, ai contratti che li portavano su set diversi e in città opposte. E poteva essere così. Ma poi il silenzio è diventato distanza. E la distanza, discontinuità. Finché, come un tuono in un cielo che fingeva sereno, è arrivata la notizia che nessuno era pronto a leggere. Bararduk ed Elçin Sangu hanno annunciato la loro separazione. Sì, avete capito bene. Proprio loro, la coppia che per molti incarnava l'idea stessa di armonia e complicità, hanno scelto strade diverse. Lo hanno fatto con una sobrietà spiazzante, tramite un comunicato congiunto asciutto, elegante, riconoscente per il tempo condiviso, ma sottile nel suggerire che le ragioni fossero profonde e, con ogni probabilità, impossibili da ricomporre. Nessuno scambio di accuse, niente platealità. Solo quella freddezza controllata dei comunicati che fanno più domande di quante risposte offrano. E così sono arrivate le voci. Inevitabili. C'è chi ha sussurrato di un Bar assorbito da un nuovo progetto, un'idea che lo prendeva giorno e notte, lasciando poco spazio al resto. Si parlava di una produzione ambiziosa, di riunioni interminabili, di stress accumulato. Altri sostenevano che Elçin, dall'altra parte, sentisse la propria traiettoria professionale schiacciata, come se la sua luce dovesse sempre passare attraverso la lente d'un'altra narrazione. Sognava autonomia, libertà creativa, spazio per scegliere senza dover rendere conto a nessuno. Ma la versione che ha davvero spostato l'asse del racconto è arrivata in un modo che nessuno si aspettava. Un giorno, all'improvviso, una persona che in passato aveva lavorato a stretto contatto con Elçin ha rilasciato dichiarazioni a un media, chiedendo l'anonimato, ma usando parole che hanno rimbombato ovunque. Secondo questa fonte, la separazione non sarebbe stata una decisione davvero condivisa nel senso più profondo. Non perché l'amore fosse svanito di colpo, ma perché le circostanze avrebbero reso quel legame insostenibile, e quelle circostanze avrebbero avuto il volto dell'ambizione e dell'orgoglio. La fonte sosteneva che Bar, forte di un percorso stellare,
A un certo punto avrebbe iniziato a sentirsi a disagio di fronte all'ondata di riconoscimenti che stava travolgendo Elchin. Un disagio sottile, mai urlato, ma capace di insinuarsi in ogni conversazione, in ogni decisione privata. Il racconto va oltre. Ci sarebbero stati momenti in cui, sempre secondo questa voce, Bar avrebbe esercitato una pressione lieve ma costante per orientare le scelte di Elchin. Non divieti espliciti, piuttosto inviti a non bruciarsi, a non inflazionarsi, a preservare il mistero. Parole che suonano prudenti se ascoltate una volta, ma che diventano catene se ripetute all'infinito. Si mormora che un paio di progetti molto visibili, una miniserie di una piattaforma internazionale e una prestigiosa giuria a un festival siano stati accantonati dopo discussioni pesanti. Che un'importante campagna profumo, già in trattativa avanzata, si sia sgonfiata con la scusa di concentrarsi sulla qualità più che sulla quantità. E che la narrazione pubblica dovesse restare misurata, in equilibrio perfetto con il profilo del partner. Immaginate lo shock. All'improvviso, l'immagine di Bar, il gentleman stellare, ha cominciato a incrinarsi nella percezione comune. Non più soltanto l'uomo solido e carismatico, ma anche, forse, un compagno assalito da quelle insicurezze che nessuno ha il coraggio di ammettere quando il mondo ti mette su un piedistallo. Ed Elchin, l'artista sensibile e misurata, è diventata agli occhi di molti la donna che ha dovuto difendere il proprio spazio, affidandosi al lavoro, al silenzio, alla coerenza con se stessa. Questa versione, come è facile immaginare, ha spaccato l'opinione pubblica. C'è chi ha difeso Bar a spada tratta, dicendo che si trattava solo di illazioni cattive, che chi parla senza esporsi vuole solo accendere riflettori su di sé. C'è chi, invece, in quelle parole ha visto il tassello mancante, ciò che rendeva coerenti tutti quei microsegnali accumulati col tempo. Perché, diciamocelo, quante volte abbiamo visto coppie di successo scivolare in equilibri fragili, quando la scia di luce dell'uno sembra mangiarsi quella dell'altro? Le aspettative, la pressione, l'ego che morde se stesso. Basta poco per trasformare un appoggio in una misura, e una misura in un limite. E lei? Elchin ha scelto di non commentare. Non un post polemico, non un'intervista a caldo. Solo lavoro. Foto dal dietro le quinte di un allestimento teatrale, prove liriche di un ruolo che si portava addosso da anni, un set fotografico pulito, essenziale, occhi dritti in camera. Per molti, quel silenzio è stato più eloquente di qualsiasi smentita. Se fosse tutto falso, sostengono, lo avrebbe detto. Invece ha lasciato che fossero i progetti a parlare, come a dire, ecco chi sono, ecco cosa voglio essere, indipendentemente dal vento contrario. Bar, dal canto suo, è apparso concentrato, quasi ossessivamente legato alla disciplina. Video di allenamenti intensi per un ruolo nuovo, script evidenziati, paesaggi di montagna che sanno di fuga e di respiro profondo. Un cane che corre nei prati, un'alba che non giudica. Pochissime parole, tutto estremamente calcolato. Eppure, proprio quel controllo ha scatenato domande. È protezione o distanza? È dignità o muro? Nessuno può dirlo con certezza, a parte loro. La verità, probabilmente, vive in una zona grigia. Forse c'è stato davvero un eccesso di zelo, quelle premure che si mascherano da amore ma finiscono per suonare come avvertimenti. Forse c'è stata paura di perdere il baricentro, il ruolo, la narrativa pubblica che così spesso diventa più reale del reale. Forse, semplicemente, c'è stato lo scontro tra due persone molto forti, molto amate, che si sono trovate a desiderare cose complicate nello stesso momento. E non sempre due traiettorie possono correre vicine senza toccarsi, senza graffiarsi. Quel che colpisce, però, è come sia cambiata la storia che raccontavamo su di loro. Da favola contemporanea a enigma emotivo. Non solo la separazione, ma il retroscena che ne emerge dalle pieghe dei silenzi. È una lezione su quanto siano fuorvianti le apparenze, su come esista sempre una stanza che lo sguardo degli altri non vede. Ed è anche un promemoria. Nelle coppie di successo, l'appoggio reciproco non è uno slogan ma un lavoro quotidiano, fatto di spalle larghe, di ascolto, di fiducia vera nel talento dell'altro. Quando questo viene meno, le crepe non tardano a farsi canyon. Eppure, c'è qualcosa di profondamente umano in tutto ciò. Ci ricorda che neppure il glamour salva dai conti da fare con se stessi. Che l'ego, se non lo si mette a sedere a parlare, finisce per decidere al posto nostro.
che il bisogno di brillare non dovrebbe mai calpestare la luce di chi amiamo, e che il silenzio, qualche volta, è l'unico modo per riconquistare la propria voce. Elchin sembra averlo compreso, almeno a guardare la calma ostinata con cui si muove. Bar sembra cercare il suo appiglio nella disciplina, nel ruolo, nell'impegno assoluto. Due modi diversi di attraversare la tempesta, entrambi legittimi, entrambi difficili. Intanto, il pubblico osserva e interpreta. C'è chi legge il comunicato congiunto come un atto di cura, chi come un sipario calato in fretta, chi come un invito a rispettare un confine. Alcuni fan, con la delicatezza che si merita ogni cuore in transito, hanno scelto di non schierarsi, di mandare solo affetto. Altri hanno chiesto, con insistenza, di sapere di più, di avere una spiegazione. Ma, ammettiamolo, siamo noi ad aver costruito un castello sulle immagini. Loro non dovevano niente. E forse, se tutto questo ha un senso, è proprio ricordarci che la realtà non è un feed curato, e che i sentimenti non si piegano a un algoritmo. Resta la domanda che punge. Quell'anonimo aveva ragione? Bar ha davvero provato a contenere la scia di Elchin? O questa è solo l'ennesima ombra disegnata dalla curiosità? La storia, per ora, resta sospesa. Ma l'effetto è stato potentissimo, perché ha aperto una crepa nel mito. E attraverso quella crepa passano pensieri che fanno male e bene insieme. La consapevolezza che l'amore non è immunità, che la cura non è possesso, che sostenere l'altro significa, a volte, accettare di essere messo in discussione dalla sua grandezza. L'epilogo, almeno per adesso, non è una scena madre. Non c'è una conferenza stampa, non c'è un mea culpa pubblico, non c'è il bacio che rimette a posto gli ingranaggi. C'è una decisione già presa e il tempo che fa il suo lavoro, limando gli spigoli e salvando il salvabile. Ci sono scelte professionali che raccontano un ritorno alla radice, Elchin che si concede progetti scelti con cura, anche se più rischiosi, Bar che rincorre sfide fisiche e ruoli di spessore, come se ogni muscolo teso fosse una sillaba di una lingua che aiuta a capirsi da capo. C'è il rispetto di chi non infanga ciò che è stato, e c'è l'eco di ciò che avrebbe potuto essere, quell'eco che però, a volte, è già abbastanza per farci crescere. Bar Arduk ed Elchin Sangu hanno preso una svolta che nessuno aveva previsto. Solo loro conoscono la misura esatta di ciò che è accaduto tra quattro pareti, e forse va bene così. A noi resta l'occasione di pensare alla complessità di un legame quando è in bilico tra due carriere luminose, alla tentazione di controllare ciò che amiamo, al coraggio di difendere il proprio spazio senza distruggere quello dell'altro. Ed è proprio per questo che questa storia ci tocca. Perché racconta una battaglia silenziosa che molti, anche lontani dai riflettori, affrontano ogni giorno, trovare il modo di restare se stessi mentre si ama qualcuno che brilla. E ora tocca a voi. Cosa pensate di tutto questo? Credete che ci sia verità nelle parole della fonte anonima, o vedete solo polvere alzata ad arte? Come immaginate che stiano vivendo questo passaggio Bar ed Elchin, lontano dalla scena? Scriveteci nei commenti. Qui su Stelle Turche Rivelate leggiamo tutto e amiamo parlare con voi, sempre con rispetto. Se questa storia vi ha colpito, lasciate un like, condividetela con chi segue il mondo dello spettacolo turco, e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ci vediamo nel prossimo video, con una nuova verità sussurrata tra le pieghe dei riflettori e della vita che scorre, più vera di qualsiasi foto perfetta.